È primavera, la natura si risveglia, è il buon auspicio di rinascita. Nel nome di questa metafora troviamo alcune opere d'arte di carattere religioso, come a Santa Vittoria d'Alba, nel cuore del Roero. L'intento è di raccontare ai fedeli la passione di Cristo che culmina con la resurrezione pasquale. Siamo nell'oratorio della Confraternita di San Francesco. Di interesse notevole per questo storico edificio è il ciclo di antichi affreschi, che sono una delle testimonianze più peculiari dal punto di vista della qualità pittorica e direi anche del racconto che viene illustrato in ben 19 episodi. 19 episodi che sono rimasti in tutto o solamente in piccola parte conservati fino a noi. Il ciclo, per quanto ci è rimasto, non è né datato né firmato. C'è da dire che recentemente ormai gli studiosi sono concordi nell'identificarlo con il maestro di Santa Vittoria d'Alba, che avrebbe realizzato queste pitture intorno al 1490-1492. Le fonti che ispirarono l'illustrazione della Passione di Cristo in questa chiesa sono molteplici, un po' un'antologia di apporti ufficiali, ufficiosi e popolari. I Vangeli, chiamiamoli ufficiali, ma ci sono anche apporti dai Vangeli apocrifi ed anche sono alcune assonanze tra opere di Canavesio e questo ciclo, soprattutto dal punto di vista compositivo. Ed è uno degli aspetti che confermava per molti studiosi l'attribuzione a Canavesio. Alcune scene appaiono da una visuale che è una visuale di piazza, come se ciò stesse avvenendo in una sacra rappresentazione. Un esempio di questi apporti extra-evangelici è un'immagine molto specifica della figura di Giuda che si impicca, ricorrente. Meno ricorrente è il fatto invece che Giuda, già morto, impiccato, venga squartato da un diavolo per carpirne l'anima. La prima scena che appare a chi entra è proprio quella molto ampia e coinvolgente della crocifissione. Anche nella crocifissione ci sono i diavoli che estraggono le anime, anzi il diavolo che estrae l'anima da un condannato, da uno dei due ladroni, e le due croci dei due ladroni sono illustrate in maniera obliqua ma convergenti appunto verso la figura di Cristo, proprio ad invitare l'osservatore verso la figura centrale. Sullo sfondo ancora la città celeste, la Gerusalemme, insomma, che viene evocata in molte scritture antiche. La Maddalena che piange addoloratissima stringendo la croce. I soldati che si giocano ai dadi la veste di Cristo. Nei dintorni dell'oratorio della Confraternita di San Francesco è situato un edificio degno di nota, la Torre Medievale, che fa del paese simbolo inconfondibile a distanza di diversi chilometri. La Torre Medievale, ovvero il mastio, il torrione ancora presente al centro del complesso castellano qui di Santa Vittoria, è stata realizzata probabilmente tra la fine del XII e i primi decenni del XIII secolo, quando Santa Vittoria è in un ambito visconteo, con un interessante rialzo e completamento in sommità, che è quello che viene molto in evidenza con il mattone a vista, che cambia rispetto ai mattoni del fusto della parte più antica e che presenta questa struttura con queste caditoie molto accentuate, di grande perfezione dal punto di vista realizzativo, probabilmente dovuta a maestranze lombarde. Sempre a Santa Vittoria d'Alba, in frazione Cinzano,
si trova un complesso architettonico abbastanza singolare, il Turriglio, poderoso e svettante. Esso sorge in un crocevia di strade romane. Una delle ipotesi più probabili vorrebbe fosse un ninfeo, ovvero una fontana monumentale con giochi d'acqua. In effetti, la piana su cui sorge è tuttora solcata da abbondanti e superficiali falde freatiche alimentate dal vicino fiume Tanaro. Spostandoci a Montà, troviamo un altro ciclo artistico legato alla Via Crucis, questa volta di carattere scultoreo architettonico, il Santuario dei Piloni, il più piccolo sacromonte piemontese immerso tra vigneti e pini silvestri. Il percorso religioso comincia con la Grotta dell'Agonia, che rievoca il Cristo nell'Orto degli Ulivi. Posta di fronte ad essa troviamo la chiesa romanica dei santi Giacomo e Filippo, realizzata in mattoni. Questo sito, composto da diversi nuclei appartenenti ad epoche differenti, era frequentato già per culto pagano in età romana. 13 sono le cappelle, ognuna di esse rappresenta una stazione della Via Crucis. I piloni erano originariamente cippi in muratura con una nicchia che riportava un episodio della Passione. Nel 1887 i vecchi piloni, di cui sono ancora visibili i resti, erano ormai in cattive condizioni e vennero sostituiti con le attuali cappelle progettate da Placido Mossello di Montà. A partire dal 1889 si provvide al posizionamento delle statue realizzate da diversi plasticatori affermati. A conclusione dell'itinerario troviamo la cappella del Santo Sepolcro a pianta ottagonale. All'interno il vano centrale è interamente occupato dal sarcofago che conserva la statua lignea del Cristo morto in un'urna di vetro e legno dorato. L'urna è attorniata dal gruppo statuario compianto sul Cristo morto. Ma la drammaticità del Santo Sepolcro è la tappa che precede la rinascita, così come il risveglio delle colline primaverili, non può che essere la naturale conseguenza del gelo invernale.